Dei miei lavori probabilmente l'inchiostrazione, perché è una cosa sulle linee, proprio sulla line art, perché è una cosa su cui mi sono sempre tantissimo dedicato, perché al contrario quando ero un po' più giovane, andavo alla scuola del fumetto, era il mio punto debole e quindi proprio perché era il mio punto debole lo volevo andare a parare ancora di più e quindi penso quello. Il rendering, la pittura, perché appunto è una cosa che al contrario alla scuola del fumetto ho fatto pochissimo, perché era concentrata magari un poco di più su una colorazione al fine appunto di un fumetto, quindi abbastanza semplice, sul cel shading, quindi non troppo complessa. E invece negli ultimi anni, stando a stretto contatto con altri pittori, altri ragazzi che comunque se ne occupano, ho avuto questo desiderio, ho notato che ne avevo un pelo più bisogno, sì. Allora, uno c'è di sicuro che è Rino Tuna, è un ragazzo coreano che ho scoperto quasi un anno fa, quindi a posto, e che si occupa di concept art utilizzando una tipologia di colorazione non troppo complessa ma neanche troppo semplice, partendo dalle tinte piatte comunque che sono sempre efficaci. L'ho sempre tantissimo notato perché fa dei lavori della Madonna e oltretutto in tipo 8-9 ore di lavoro fa concept incredibili, pazzeschi. Altri degli ultimi anni, un sacco sono stranieri e quindi non li so pronunciare. Ce n'è uno che ho lodato tantissimo pure perché è incredibilmente giovane, si chiama Ninos Art, è un ragazzo che si occupa di concept art e splash art per la Riot. È un ragazzo del 98 mi pare e nonostante la sua giovane età è riuscito a fare dei lavori che l'hanno portato un po' super avanti, ma oltretutto è pure velocissimo. Quindi comunque lui secondo me è anche da studiare sia per lo stile grafico ma anche per la sua dedizione, che secondo me è anche un'altra cosa fondamentale nel nostro ambito. E un'altra artista è la Giubelini, che è un'artista italiana, non mi ricordo il nome però se uno cerca Giubelini Art la trova. E lei è incredibile perché si è occupata della realizzazione di un sacco di illustrazioni per un gioco da tavolo, gioco di ruolo, che si chiama Household ad esempio, tra altre cose. Scoperta questo anno tramite comunque altri amici artisti, e anche lei mi piace per la sua freschezza, per la sua brush economy all'interno delle illustrazioni dei concept, del fatto che sa riciclare tessuti, texture, tutto in un unico lavoro, proprio perché l'idea è quella di far passare il personaggio, non di renderlo tutto pulito, perfetto, quello non importa, ed è una cosa che secondo me è tantissimo da imparare. Libri, allora, ce ne sarebbero una serie. Io ne ho alcuni a cui sono molto affezionato perché sono quelli che mi hanno introdotto comunque alla lettura, che sono praticamente i libri che parlano di Arthur e il popolo dei Minimei, di Luc Besson, che ricordo di aver letto, sono un po' vecchiotti, però ricordo di essermene innamorato e li ho letti tutti quanti praticamente, quindi quello è assolutamente da consigliare secondo me, soprattutto magari per una persona che vuole essere introdotta di più ad un fantasy però non troppo classico. Il fumetto invece consiglio Blacksad. Guarnido io l'ho sempre amato, anche nelle Indie perigliose, altro fumetto incredibile, però Blacksad io lo apprezzo tantissimo, non solo per l'aspetto grafico, ma forse principalmente per lo storytelling. Ha uno storytelling che è incredibile. C'è una scena del primo capitolo dove praticamente il clou dell'azione avviene proprio evitando spoiler, il clou dell'azione avviene proprio girando la pagina. Tu non lo vedi, ma lo percepisci proprio girandola. Sarà una cavolata, però comunque di un'efficacia incredibile. Un film... C'è un altro film che ho sempre amato pure, che è Il Quinto Elemento, bellissimo film, anche questo che mi ha preso un sacco per lo storytelling.
perché aveva questa cosa introdotta che praticamente passavano da un ambiente a un altro in base alla scena. Cioè, ad esempio, c'erano due personaggi che in una stanza stanno parlando di qualcosa, allo stesso tempo c'è un altro ambiente dove altri due personaggi stanno parlando della medesima cosa più o meno uguale. E questi tagli erano troppo efficaci, poi quella comicità, quella fantascienza, troppo bello. Una serie, tagliare lungo i bordi forse di Zero Calcare. Quella è una di quelle serie che tipo me la sono rivista 4 volte e è sempre stata super efficace. Videogioco Death Stranding. È una tipologia di gioco abbastanza particolare e che non è così tanto comune, diciamo così. È molto preso in giro comunque per il fatto che si consegnano pacchi e quant'altro, però la storia che c'è dietro spacca. Aspetto positivo di sicuro è la tempistica, il fatto che comunque riesca ad offrirti un prodotto in un tempo breve probabilmente aiuta tantissimo in deadline magari abbastanza strette per qualche azienda o magari anche per tipo delle presentazioni, magari volendo fare una presentazione di una palette e quant'altro, secondo me è un grande forte. Il contro invece è praticamente che di suo non offrono nulla, cioè vanno praticamente ad attingere a un prodotto e ad un impegno di altri artisti dove tantissime altre persone praticamente hanno dedicato ore di impegno, sudore e sangue per quello, e poi una macchina prende tutti insieme, quindi decide di fare quello che gli pare e piace, quindi quello di sicuro.